Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace. Celebrare la nascita di San Giovanni Battista qui ad Aincarem ci permette di attingere in modo speciale alla grazia di questo avvenimento che segna uno spartiacque tra l'Antico e il Nuovo Testamento, segna il passaggio dalla profezia al compimento e dall'attesa del Messia all'incontro personale con Lui. Giovanni Battista, fin dal suo concepimento e dalla sua nascita, ci invita a riflettere sul senso della nostra vocazione ed è bene che ci lasciamo guidare da Lui nella scoperta di due passaggi fondamentali. Dio ci chiama fin dal grembo materno, la nostra chiamata e la nostra missione sono in relazione a Gesù. Giovanni Battista ci fa riscoprire anzitutto che Dio ci chiama fin dal grembo materno. Qualsiasi sia la nostra vocazione, essa è già dentro il nostro DNA, è l'autentico potenziale di realizzazione, di pienezza e di felicità della nostra vita e della nostra persona. Ciò non vuol dire che rispondere a una vocazione sia facile o sia esente da difficoltà, anzi, proprio la vita del Battista ci ricorda che rispondere alla chiamata di Dio comporta il martirio. Eppure per Giovanni niente darà senso alla sua vita tranne che dare compimento alla chiamata ricevuta. La scoperta della propria vocazione e il compimento della propria missione dovrebbe essere ciò che a ciascuno di noi interessa più di ogni altra cosa. Anche in un tempo come quello in cui ci troviamo a vivere, segnato dall'affermazione dell'io, dal narcisismo, dall'autoreferenzialità, niente dovrebbe interessarci di più che scoprire ciò che Dio ci chiama ad essere fin dal grembo materno, fin dall'istante del nostro concepimento. È proprio questo progetto di Dio su di noi a dare senso, unità e pienezza a tutta la nostra persona e a tutta la nostra vita, anche se dovesse, come al Battista, costarci la testa. Giovanni ci aiuta a comprendere anche che la nostra chiamata e la conseguente missione sono sempre in relazione a Gesù, hanno sempre a che fare con Gesù. Quando Maria visita Elisabetta, l'abbiamo celebrato meno di un mese fa, poco lontano da qui, è proprio il nascituro Giovanni a esultare nel grembo materno perché sente che si sta avvicinando Gesù, invisibile agli occhi, ma già vivo e operante nel grembo santo della Vergine Maria. Quando Zaccaria canterà di gioia per la nascita di questo figlio tanto desiderato, lo metterà in relazione al Messia e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Quando Giovanni verrà interrogato dagli scribi e dai farisei se sia lui il Cristo, dirà di no, perché non vuole sostituirsi a Gesù, ma semplicemente preparare la strada all'incontro con Lui e poterlo indicare presente nel mondo. Anche la nostra vocazione ha senso nella relazione con Gesù e nel mettere altri in relazione con Gesù. E dobbiamo fare molta attenzione a non sostituirci a Lui. Chi si sposa non mette al mondo figli per sé, ma perché trovino nella relazione con Gesù il senso della loro vita. Chi educa cristianamente non lo fa per crearsi un gruppo di discepoli, ma per preparare altri all'incontro con Gesù. Chi predica non deve preoccuparsi di piacere ai suoi ascoltatori, ma che i suoi ascoltatori si innamorino di Gesù Cristo. Chi fa parte di un movimento o di un ordine religioso non deve cercare anzitutto l'espansione del suo ordine o del suo movimento, ma impegnarsi per l'espansione del regno di Dio e che i suoi membri appartengano a Cristo più che al fondatore o alla fondatrice.
Ognuno di noi dovrebbe arrivare a dire con tutta sincerità: lui, Gesù, deve crescere, io invece diminuire. Il nostro serafico padre San Francesco fu battezzato con il nome di Giovanni Battista per volontà di sua madre Pica. Nei suoi scritti cita spesso il precursore e manifesta una speciale devozione verso di lui. Ci dice che da lui dobbiamo imparare ad essere santi, giusti e degni nel vivere la nostra vocazione, nel vivere la nostra personale relazione con Gesù Cristo e nella missione che ci è affidata di donare Gesù Cristo ai fratelli. E nel pregare il Padre Nostro, lì dove Francesco assapora l'invocazione sia fatta la tua volontà, pur senza nominarlo, ci invita a fare nostro lo stile e la missione del Battista, che è quello di mettere al centro di tutto il Signore e spendere la vita per attirare a Lui il nostro prossimo. Francesco prega chiedendo affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te, con tutta l'anima sempre desiderando te, con tutta la mente indirizzando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e i sensi dell'anima e del corpo per esprimere riconoscenza al tuo amore e non per altro, e affinché amiamo i nostri prossimi come noi stessi, attirando tutti, secondo le nostre forze, al tuo amore. Che San Giovanni Battista, che noi oggi veneriamo nel giorno e nel luogo della sua nascita, ottenga a ciascuno di noi la grazia di vivere la vocazione che ci è stata donata fin dal grembo materno. Che il Battista ci insegni a indicare Gesù e a tirare a Lui, mai a noi stessi. E che il Santo Precursore ci aiuti anche ad essere disposti a rimetterci la vita piuttosto che venire meno alla nostra missione di testimoniare la verità, cioè di testimoniare Gesù Cristo.